Tutti gli studenti ci chiedono sempre la stessa cosa: come funziona la particella ne in italiano? Beh, oggi ti insegno a usare la particella ne con un test di italiano su questo argomento. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Oggi, attraverso un test di italiano, vediamo come funziona la particella ne. In questo test ci sono 15 domande a difficoltà incrementale. Le prime 5 sono più facili, le altre 5 sono intermedie e le ultime 5 sono più avanzate. Quindi iniziamo subito con la prima parte, quella più facile. In queste domande devi scegliere l'opzione corretta. Quindi usare ne, usare un altro pronome o non usare niente. Iniziamo con la prima domanda. Quante fette di torta hai mangiato? Ho mangiate 3. Puoi scegliere tra le, un pronome oggetto diretto, ne o niente. Ti do qualche secondo per pensarci, ma se hai bisogno di più tempo, metti in pausa il video. La risposta corretta è ne. Ne ho mangiate 3. Perché? Beh, è molto semplice. Perché ne sostituisce fette, le fette di torta. E perché abbiamo una quantità nella risposta. Ho mangiato 3 fette di torta. 3 di queste fette. Quindi una parte della quantità totale. Non ho mangiato tutte le fette, ma solo una parte, solo 3. 3 di queste fette. Ecco perché usiamo ne, per esprimere una parte di una quantità totale. E attenzione, usiamo ne anche perché abbiamo la quantità. Nella risposta abbiamo il numero 3, che ovviamente indica una quantità. Quindi dire ho mangiato 3, no, suona molto strano alle nostre orecchie. Quindi dobbiamo dire ne ho mangiate 3. Passiamo alla prossima domanda. Quanti amici italiani hai? Non, ho molti, purtroppo. Puoi scegliere tra li, ne o niente. Anche qui la risposta corretta è ne. Questo perché di nuovo abbiamo una quantità. Questa volta non abbiamo un numero, ma abbiamo molti. Beh, molti è una parola che indica quantità. Quindi molti di cosa? Beh, di amici. Quindi non ne ho molti, purtroppo. Avere amici italiani fa comodo quando stai studiando l'italiano. Così hai qualcuno con cui parlare. Andiamo avanti con la prossima domanda. Quanti clienti hai chiamato? Non, ho chiamato nessuno. Puoi scegliere tra lo, ne o niente. Pensaci un po'. La risposta corretta è ne, di nuovo. Non ne ho chiamato nessuno. Questo perché? Beh, perché nessuno, anche se significa zero, è comunque una quantità. Zero è una quantità. Quindi anche in questo caso usiamo ne. Non ne ho chiamato nessuno. Nessuno dei clienti. Come vedi abbiamo un pattern comune. Ne sostituisce sempre qualcosa introdotto da di. Perché di è la preposizione che in italiano usiamo per esprimere una quantità. Nessuno dei clienti. Ora, prima di andare avanti, voglio dirti che abbiamo preparato per te un fantastico PDF con una guida completa su ne. Quindi se vuoi leggere questa guida completa e capire davvero come si usa ne, abbiamo tutte le regole, abbiamo tanti esempi perché gli esempi sono molto importanti per capire le regole, e se vuoi fare anche degli esercizi su ne, alla fine del PDF troverai un eserciziario con tanti esercizi.
per fare pratica e capire davvero come funziona questo pronome in italiano. Puoi scaricare questo PDF cliccando sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento, o puoi semplicemente scannerizzare questo QR code che vedi sullo schermo, puoi scannerizzarlo con il tuo cellulare. Poi inserisci il tuo nome, la tua email e ti invieremo questo PDF con la guida completa e gli esercizi su Ne. Andiamo avanti con la prossima domanda. Quanti colleghi hai invitato al matrimonio? Ho invitati tutti. Puoi scegliere tra li, ne o niente. Pensaci un po'. Beh, qui la risposta corretta è li. Li ho invitati tutti. Perché? Beh, tutti è chiaramente una quantità, però questa è un'eccezione. Perché con ne noi esprimiamo una parte di una quantità, ma se dico tutti non è più una parte, perché tutti... Quindi non una parte dei miei colleghi, ma tutti i miei colleghi. Quindi in questo caso usiamo un pronome oggetto diretto, li, che è maschile e plurale, colleghi. Attenzione, quando vedi tutti, tutte, dobbiamo usare un pronome oggetto diretto, non ne. Andiamo avanti con la prossima domanda. Ti servono dei soldi? No, grazie. Non, ho bisogno. Puoi scegliere tra li, ne o niente. Pensaci un po'. In questo caso la risposta corretta è ne. Non ne ho bisogno. Questo perché usiamo ne con quei verbi o con quelle espressioni che richiedono la preposizione di. Io ti chiedo se hai bisogno di soldi e io ti dico che non ho bisogno di soldi. Di soldi. Quindi usiamo ne perché stiamo sostituendo soldi che davanti ha la preposizione di. Il mio consiglio però tante volte non è solo ricordare la regola, ma anche ricordare proprio frasi fatte, cioè espressioni che noi italiani usiamo sempre. A volte è più difficile ricordare la regola, oddio, i verbi che richiedono di, piuttosto che ricordare non ne ho bisogno. O ne ho bisogno. È una frase standard, una frase usatissima in italiano. Quindi tu devi associare ho bisogno a ne e ricordare la frase fatta non ne ho bisogno. Poi forse per te funziona meglio ricordare proprio la regola grammaticale. Va bene. Però anche la frase fatta, così non devi pensare non ne ho bisogno, che è usatissima in italiano. Andiamo avanti con la prossima domanda. Mi piacciono molto le montagne, ma non vado spesso in vacanza. Puoi scegliere tra ci, ne o niente. Pensaci un po'. La risposta corretta è ci. In questo caso stiamo dicendo che mi piacciono molto le montagne, ma non vado spesso in vacanza in montagna. Ti ho detto che ne sostituisce le parole introdotte dalla preposizione di, ma io non vado spesso in vacanza in montagna. Usiamo la preposizione in con montagna. Quando stiamo sostituendo un'espressione di luogo, in questo caso in montagna, usiamo ci, non ne. E ora passiamo alle domande un po' più difficili. Passiamo al livello intermedio. Qui devi dirmi se la posizione del pronome ne è corretta o sbagliata. E se è sbagliata, prova anche a correggere la frase. Iniziamo da questa. Di film italiani, quanti hai ne visti? Questa frase è corretta o sbagliata? Pensaci un po'. Beh, mi dispiace, ma la frase è sbagliata. Questo perché il pronome ne si comporta in realtà come gli altri pronomi, quindi si mette prima del verbo con l'indicativo, quindi presente, imperfetto, passato prossimo, futuro.
con il congiuntivo, con il condizionale. Quindi dobbiamo dire quanti ne hai visti. Non mettiamo il pronome in mezzo tra l'ausiliare avere e il participio passato, ma prima di tutto il passato prossimo. Hai visti, quindi ne hai visti. Andiamo avanti con la prossima frase. Vorrei comprare 2 paia di occhiali, ma forse è meglio ne comprare uno solo. È corretta o sbagliata? Questa frase è sbagliata perché abbiamo l'infinito, abbiamo comprare. È meglio comprare. Con l'infinito noi mettiamo il pronome ne dopo l'infinito, attaccato all'infinito, togliendo la e finale. Quindi è meglio comprarne. È meglio comprarne, non è meglio ne comprare. Questo perché abbiamo l'infinito. Questo è molto importante. Come vedi, comprarne. Quindi comprare, togliamo la e finale, comprar, e aggiungiamo ne, comprarne. Però attenzione, perché quando abbiamo l'infinito con un verbo modale, quindi volere, dovere e potere, possiamo scegliere la posizione del pronome. Io posso dire voglio comprarne, ma anche ne voglio comprare. Per esempio, voglio comprare 2 paia di occhiali, posso dire voglio comprarne 2, ma anche ne voglio comprare 2. Questo però solo con i verbi modali, dovere, potere e volere. In ogni caso, nella guida completa che abbiamo preparato per te, troverai anche una sezione sulla posizione del pronome ne. Quindi se vuoi approfondire questo argomento, trovi tutto qua. Puoi scaricare il PDF scannerizzando il QR code o cliccando sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento. Andiamo avanti con la prossima frase. Non so come dire a Marco che non sono d'accordo sul progetto. E l'altra persona risponde: parlagliene. Parlagliene. È corretto o sbagliato? Questa frase è corretta. Infatti qui abbiamo parla, che è un imperativo. Usiamo l'imperativo per dare ordini, consigli, istruzioni. Abbiamo qui un pronome doppio perché abbiamo gli, che significa a lui, quindi parla a lui, e poi abbiamo ne. Di che cosa? Di che cosa devi parlare a lui? Devi parlare a lui del progetto, del fatto che non sei d'accordo sul progetto. Gli più ne diventa gliene. E il pronome doppio, come anche il pronome singolo, con l'imperativo si mette dopo. Però attenzione, perché con l'imperativo formale la situazione cambia leggermente. Infatti, quando abbiamo un imperativo formale, il pronome si mette prima. Quindi se questa frase fosse formale, direi gliene parli, gliene parli. Ma trovi tutto qui nel PDF. E ora passiamo al livello più difficile. Qui invece devi scegliere se aggiungere o togliere ne dalle frasi. Quindi leggi la frase, se è corretta dimmi semplicemente che è corretta. Se è sbagliata devi capire se aggiungere il ne o toglierlo. Iniziamo dalla prima frase. Di tutte le persone che ho conosciuto, solo 2 sono rimaste amiche vere. Te la rileggo. Di tutte le persone che ho conosciuto, solo 2 sono rimaste amiche vere. La frase è corretta o sbagliata? Questa frase è corretta. Qui non è necessario usare ne. Perché? Perché abbiamo l'oggetto diretto, amiche vere. Quindi sono rimaste solo 2 amiche vere. Se non avessi avuto amiche vere, quindi toglievo amiche vere, potevo dire ne sono rimaste solo 2, se parlavo di amiche vere prima nella frase. Ma non è questo il caso, perché la quantità è espressa solo 2 di cosa? Beh, di amiche vere, ma io ho amiche vere nella frase, quindi non è necessario usare ne. Andiamo avanti con la prossima frase.
ti sei accorto di quel buco sul muro? E la persona risponde: no, non mi sono accorto. Questa frase è corretta o sbagliata? Beh, questa frase è sbagliata o comunque potrebbe essere più corretta se aggiungiamo il ne e diciamo non me ne sono accorto, non me ne sono accorto. Perché qui abbiamo il verbo accorgersi, che significa rendersi conto, notare qualcosa. Se tu mi chiedi se mi sono accorto del buco nel muro, come vedi uso la preposizione di, accorgersi di, come anche rendersi conto di. E come ti ho detto prima, usiamo ne con i verbi che usano la preposizione di. Quindi non me ne sono accorto, cioè non mi sono accorto del buco nel muro. Andiamo avanti con la prossima frase. Stavo pensando di trasferirmi in un'altra città, ma non ne sono sicuro. Questa frase, non ne sono sicuro, è corretta o sbagliata? Pensaci un po'. Questa frase è corretta. Questo è un po' lo stesso caso di prima, quando ti ho detto non ne ho bisogno, una frase fatta, una frase che usiamo sempre in italiano. Beh, non ne sono sicuro è la stessa cosa. Perché? Perché si dice essere sicuro di. Quindi possiamo usare ne, cioè non sono sicuro di questa cosa, non sono sicuro di volermi trasferire in un'altra città. Ecco perché non ne sono sicuro. Questa è una frase molto molto comune in italiano che puoi sentire tutto il tempo, quindi ti consiglio di ricordarla. Andiamo avanti con la prossima frase. Siete fieri del vostro risultato? Sì, siamo fieri. Fieri significa orgogliosi, felici per qualcosa che abbiamo raggiunto. Questa frase è corretta o sbagliata? Suona un po' strana, è sbagliata. Questo perché, come essere sicuro di, si dice anche essere fiero, essere orgoglioso di. Quindi usiamo ne. Sì, ne siamo fieri. Ne siamo fieri. Cioè siamo fieri del nostro risultato. Quindi se tu dici sì, siamo fieri, la frase funziona, va bene, ma si sente che manca qualcosa. Quel qualcosa è ne. Andiamo avanti con la prossima frase. Ho visto lo spettacolo e ne sono rimasta impressionata. Ne sono rimasta impressionata. Questa frase è corretta o sbagliata? Questa frase è corretta. Questo è un caso particolare, perché qui abbiamo rimanere impressionati da qualcosa. La frase dice sono rimasta impressionata dallo spettacolo, cioè mi è piaciuto molto, mi ha fatto una bellissima impressione. Non mi aspettavo che fosse così bello. Però in italiano si dice rimanere impressionati da qualcosa. Quindi io sono rimasta impressionata dallo spettacolo. E perché usiamo ne? Abbiamo detto che ne sostituisce di, non da. Beh, in realtà ne può sostituire anche da in alcuni casi. Questo è un caso particolare. Ti faccio quest'altro esempio anche che è molto molto comune. I ragazzi fanno un incidente in auto, un incidente grave, però per fortuna stanno tutti bene, nessuno si è fatto male. Quindi ne sono usciti sani e salvi. Ne sono usciti sani e salvi. Quindi sono usciti sani e salvi, quindi senza ferite gravi, dall'incidente. Hanno fatto l'incidente, ne sono usciti sani e salvi. Sono usciti sani e salvi dall'incidente. Questo è un caso particolare, però potresti sentirlo. E adesso passiamo all'ultima frase di oggi. La frase è amo Venezia e amo percorrere le vie. Questa frase è corretta o sbagliata?
È un po' strana, manca qualcosa, manca ne. E amo percorrerne le vie. Amo percorrerne le vie. Perché? Perché io amo Venezia e amo percorrere le vie di Venezia. In questo caso abbiamo di, che significa possesso. Cioè stiamo parlando delle vie di chi? Di che cosa in questo caso? Di una città, di Venezia. Le vie sono di Venezia. Ne può sostituire anche possesso in questi casi. Perché usiamo la preposizione di. Quindi amo percorrerne le vie. Cioè amo percorrere le vie di Venezia. Anche questo, dai, è un caso abbastanza particolare, però lo puoi sentire. Quindi, come è andato questo test? È andato bene o è andato male? Scrivilo qui sotto nei commenti. E mi raccomando, scrivi nei commenti anche se il test è andato male. Perché tante volte nei commenti vedo sempre le persone che mi scrivono è andato benissimo, sono stato bravissimo. Però mi sembra strano che con migliaia e migliaia di visualizzazioni tutti sono stati super bravi. Mi sembra strano. Quindi scrivi qui sotto nei commenti anche se il test non è andato bene, perché può essere anche una motivazione per tanti altri studenti che magari non hanno fatto il test in modo perfetto. E poi ricordiamo una cosa molto importante, siamo qui per imparare e il modo migliore per imparare è fare errori. Quindi se a questo test hai fatto il 30, il 40%, beh, significa che hai imparato tante cose nuove. E se vuoi imparare tanto altro, scarica il PDF con tutta la spiegazione su Ne, una bella guida completa che puoi studiare e ripetere tutte le volte che vuoi e fare anche gli esercizi che trovi sempre qui. Quindi clicca sul link qui sotto in descrizione, sul primo commento o scannerizza il QR code che abbiamo preparato per te. Lo scannerizzi, così inserisci il tuo nome, la tua email e ti mandiamo il PDF. E se questo video ti è piaciuto, ti ha aiutato e hai imparato nuove cose in italiano, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo ci aiuta tantissimo a far crescere il canale. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!